One Piece capitolo 1109. Oda ci ha scammato? Sì. Oda ha chiuso il capitolo in modo da darci il contentino e rendere il boccone meno amaro? Assolutamente sì. Questo video analisi del capitolo secondo me sarà diverso dal solito. Prendetelo come se fosse un insieme di riflessioni che potrebbero essere portate in video corti, classici reel, i video TikTok, dove volete voi, e uniti tutti insieme. Perché davvero questo capitolo ci offre delle cose da dire, ma allo stesso tempo non ci offre un qualcosa di così largo, se non il classico ma che poteri hanno i Gorosei, ma il Gorosei di qua, il Gorosei di là, ma sono argomenti molto forzati, quindi li trattiamo tutti qua e poi durante la prossima settimana ho già studiato delle cosine molto interessanti da portarvi. Sia chiaro, il concetto è semplice, noi avevamo hype, speravamo nel leggere il messaggio, Oda non era costretto a farlo, ci mancherebbe altro, ha avuto in testa di portarlo avanti ancora un po' per poi dire qualcosa, chissà tra quanti capitoli, e sarà lì il momento in cui giudicare la sua scelta, perché se tu Oda ci davi subito il messaggio in questo capitolo, poteva essere anche una scammata, ma almeno ce l'hai dato subito e ci hai tolto ogni dubbio. Non ce lo stai dando, ci stai facendo aspettare, ecco che sarai lì a prenderti poi le responsabilità di quello che farai dire a Vegapunk. Quelli che sono da condannare fermamente sono i leakers, che sono dei pagliacci incompetenti, perché il loro dovere, mestiere, chiamatelo come volete, è quello di dare gli spoiler. Fatelo, va bene, io non li condivido e non li leggo, però c'è chi fa piacere leggerli, ma fate quello senza dare delle vostre opinioni, perché io erroneamente la domenica sera, la lunedì mattina al massimo, mi diletto ogni tanto a vedere che impressioni hanno e il più delle volte non mi fido, però a sto giro mi sono voluto fidare perché dicono questo capitolo sarà incredibile, non leggete gli spoiler, una roba del genere va anche contro il loro lavoro stesso e quindi dici chissà che cosa succederà e poi ti trovi sto capitolo. A me sta roba non piace, me sta roba mi sa di presa in giro, perché poi vai a recuperare quello che hanno detto dopo e ti dicono ah, questo capitolo non è granché, 8.10, ma neanche così brutto. Allora prima non sapevi nulla, hai sparato cavolate perché dovevi portare hype al tuo canale? Non è una cosa corretta da fare. Il finale del capitolo è riuscito ad addolcire la pillola. Io sono molto combattuto tra lo schifo e il curioso. Avete presente quando vi trovate davanti un cibo che non avete mai assaggiato e che non ha proprio quel bell'aspetto, ma allo stesso tempo dici ma sai che quasi quasi sono curioso di capire che gusto ha? Ecco, questa è la stessa sensazione che sto vivendo. Davvero sono incuriosito ma allo stesso tempo un po' schifato. Quali sono le questioni che si possono aprire su questo capitolo e di cui parleremo? Prima di tutto, quando arriverà questo messaggio, perché i 10 minuti del countdown hanno un significato ben preciso. L'arrivo dei Gorosei che cosa comporterà nella storia? Oda sta velocizzando o sta allungando la trama? Quali sono i loro poteri? E questo ragionamento non è puramente di battleboarding, perché sapete benissimo che non sono un grande fan di questo genere, però il loro arrivo comunque ci porta anche a raccontare delle cose che potrebbero essere, diciamo, geopolitiche e strategiche. Ecco, questa è una cosa molto interessante che potrebbe accadere. Poi certo, dei loro poteri ne parleremo. E finalmente sono tornate le mini avventure e ci troviamo a Wano e vediamo Onigashima che sta affondando nell'antica Wano. E uno si potrebbe chiedere, ma Onigashima è caduta lì? No, è stata spostata. E quindi se è stata spostata, chi è stato? L'unica opzione è Momonosuke. Chi è l'unico che può tirare su un'isola? Letteralmente Momonosuke. E quindi potremmo vedere delle mini avventure di Wano dedicate al suo training arc e magari vedere Yamato che si allena e anche Otama, quindi nella versione ninja. Sarebbero delle mini avventure molto molto interessanti, a meno di clamorosi ribaltoni che sarebbero anche molto interessanti in un certo senso, e poi vi spiegherò. Questo video di Vegapunk è stato girato precedentemente, quindi non è in diretta, come ce lo fa capire Oda mostrandoci Shaka e Pythagoras. Perché questo?
sono morti entrambi e quindi non possono essere lì a parlare con Vegapunk, e allo stesso tempo ci fa anche capire che non è stato registrato durante il mini timeskip che Oda ha creato proprio ad Egghead. Perché questo? Perché in quel momento Pythagoras e Shaka erano già morti e quindi deve essere precedente all'arrivo di Mugiwara, ma comunque successivo alla creazione dei Punk, quindi almeno 2 anni, quindi in quell'arco lì dei 2 anni e mezzo è stato registrato questo video. In che modalità stanno trasmettendo il messaggio? Ovviamente il segnale parte dall'Aboface, almeno sembrerebbe così, a meno che poi non si scopre che parte dalla Luna e sarebbe una roba spaziale in tutti i sensi. Questo segnale va a finire nei Dendemushi della Marina, che sono letteralmente hackerati, e questi non possono essere spenti nell'immediato, e poi da questi il segnale si propaga in giro per il mondo in tutte le isole, con comunque dei piccoli ritardi anche in base giustamente alla qualità e alla distanza del segnale, e questa cosa mi dà una rabbia incredibile, perché una roba del genere chi l'aveva fatta? Ricordiamocelo, Ginny, una bambina di 4 anni, aveva fatto una roba simile a God Valley, che aveva creato che cosa? La guerra di God Valley. Cioè, quindi una roba del genere che ha fatto Vegapunk l'aveva fatta nel suo piccolo una bambina di 4 anni chiamata Ginny, un personaggio Ginny che è stato buttato letteralmente nel cesso da Oda quando poteva sfruttarlo in tantissimi modi, e invece niente. Mentre il video è già in onda, letteralmente la live è già stata startata, questi hanno un siparietto, Shaka e Vegapunk, dove Vegapunk dice: attendiamo un po', mettetevi comodi, prendete tutto il necessario, soprattutto i proiettori, perché dobbiamo farvi vedere il video, e aspettiamo perché potrebbero esserci appunto dei ritardi di trasmissione, e il tempo stimato è 1 ora, e Shaka gli dice: ma scusami, in 1 ora è un casino, rischiamo che qualcuno ci intercetti, ci blocchi, quindi riduciamo il tempo, 10 minuti. Ed ecco che appunto scatta questo cronometro. Allora, però c'è una cosa che non mi torna, sono sincero, ma se ho una registrazione, perché quel siparietto, mentre addirittura dici vado a farmi un caffè intanto, lo lascio online? Ma io dico, fai una roba, dici, questo è un messaggio per il mondo, avete 10 minuti per preparare tutto, da adesso parte il countdown, buonanotte. Cioè non ce l'hanno CapCut o almeno DaVinci Resolve o Adobe qualcosa, non so, qualsiasi programma di editing, avete i robot ma non avete programmi di editing dove tagliare parte del video? A me sto siparietto mi sembra stranissimo. E quindi rispondiamo alla domanda: ma quando vedremo questo messaggio noi lettori nel mondo reale? Perché nel mondo di One Piece mancano 9 minuti e la storia ci insegna che 5-10 minuti di Dressrosa sono durati un'eternità, i 5 minuti di Onigashima sono durati 40 capitoli, 10 minuti nel mondo di One Piece sono un'enormità. Quindi Oda come gestirà questa cosa? Allora, sembra una cosa strana da dire, ma qua è tutto un concetto di scelta editoriale e vi spiego perché. Allora, le scelte secondo me sono 2. Tra 2 capitoli si chiude il volume 109, quindi col capitolo 1111, e potrebbe esserci una scelta interessante di far prossimo capitolo scattare 5 minuti e poi altri 5 minuti e quindi arriva il messaggio. Nulla glielo vieta, però la cosa mi puzza. Quindi attenzione, perché se sono 9 minuti sono ancora 9 capitoli, quindi si entra nel nuovo volume e quasi alla fine del nuovo volume. Quindi potremmo vederlo addirittura tra una decina di capitoli questo messaggio. Ragazzi, 10 capitoli. E sapete perché? Questi 10 capitoli ci portano, per la scelta editoriale di Weekly Shonen Jump, alla fine di 2 manga potentissimi nella rivista, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, o almeno uno dei 2. E allora le scelte editoriali possono essere 2. Faccio tutto prima, così poi dedico tutto il tempo agli ultimi capitoli di questi 2 manga, o se no nascondo la tristezza e la povertà economica della chiusura di 2 manga così, facendo mettere One Piece la bomba assoluta, ma questo può accadere solo verso aprile.
quindi facciamo attenzione, le scelte editoriali non sono mai banali nei manga, noi non le vediamo, noi non siamo dentro quel mondo, ma questa è una cosa importantissima. Io ci provo a teorizzare, poi non andrà mai così. Nel capitolo 1111, quindi alla chiusura del volume, troviamo il robottone che arriva e inizia a fare un disastro assurdo, ma questo non comporterà il termine del messaggio di Vegapunk. Countdown che andrà avanti, messaggio che non sarà criptato, non sarà interrotto da nessuno, per poi arrivare alla fine del prossimo volume a dirci davvero quello che ci deve dire. Quindi secondo me sarebbe il contentino giusto l'arrivo del robottone nel 1111 per poi continuare tutto il concetto nel nuovo volume. Potrebbe andare. Ovviamente questo messaggio non passa inosservato né dentro i GED ma neanche fuori nel mondo, e infatti vediamo che tutti si stanno chiedendo che cosa stia succedendo, di chi è questa voce, e se lo chiedono anche a Marijoa, ma la cosa incredibile è che vediamo che i Gorosei iniziano a comunicare telepaticamente con Saturn e Saturn ovviamente gli risponde, e già qua inizia un qualcosa di interessante appunto sui Gorosei, per poi vedere una panoramica in giro per il mondo. Vediamo che c'è l'isola di Fushia dove il sindaco dice, Uslap dice non ci abbiamo una lira quindi non vediamo lo schermo, va bene solo l'audio. Vediamo Dressrosa, vediamo Leo, quindi capiamo che tutto ok, Leo sta bene, ma soprattutto la flotta non è in giro ma è a Dressrosa, cioè almeno la parte di Tontatta. Vediamo una panoramica un po' in giro, Iceberg con una nuova segretaria, Alice, proprio che si pronuncia Alice, lui che dormiva in piena notte, lei che lavorava, che non sembra neanche maggiorenni, quindi vabbè, tralasciamo. E poi vediamo Morgans che fa capire appunto con una sua frase che quel video è proprio registrato, perché parla dell'orario che non è l'orario attuale di Red. E ok, la reazione più importante secondo me è quella che vediamo dei rivoluzionari, non tanto quello che diceva Ankov, non tanto quello che non dice Dragon, perché Dragon pensa, sta zitto e pensa, ma è la dislocazione geografica. Questi stanno ancora a Kamabaka e dopo capiremo perché potrebbe essere fondamentale che Oda ce l'abbia fatto vedere. Allora, il Luffy pizzaiolo e allo stesso tempo musicista lo abbiamo visto tutti, lo avete visto tutti. Luffy si sta dimostrando essere decisamente più forte, è un imperatore, quindi finalmente lo sta dimostrando anche a tutti quei detrattori che dicevano no, Luffy non è ancora pronto per affrontare un ammiraglio, un Gorosei, non è ancora in grado. No, Luffy è un imperatore, mettetelo bene in testa, ha sconfitto Kaido e quindi non si fa problemi a combattere contro un ammiraglio e un Gorosei da solo, e infatti li ridicolizza, gli vende delle pizze, ragazzi, li schiaccia, gli vende delle pizze, prende Kizaru, lo lancia contro una nave e Saturn ritorna, ma lui schiva tutti i colpi, ha schivato prima i laser di Kizaru e l'unico problema di Luffy è che non lo riesce a ferire e si chiede il perché. Ma lo stesso Saturn si rende conto che contro Luffy non ce la può fare, e non è soltanto un discorso mancano 10 minuti quindi devo correre, perché se tu sei più forte superi Luffy, vai e uccidi Vegapunk. Invece no, che cosa fa? Fa la cosa clamorosa, che comunque è clamorosa perché chi è che se l'aspettava? Nessuno. Gli dice vi devo convocare qua, vi devo evocare qua, parlando telepaticamente con gli altri Gorosei. Vediamo i 4 cerchi alchemici o demoniaci, chiamiamoli come vogliamo, che sgorgano dei fulmini neri da lì, e probabilmente nel prossimo capitolo li vedremo spawnare proprio da questi cerchi. Io di tutto ciò mi sono fatto un'idea, ho un qualcosa di preciso da dirvi che sarà molto secco e veloce, però allo stesso tempo questo è un video analisi, quindi vanno fatte delle domande per ragionarci tutti insieme. Non voglio darvi solo una mia soluzione, ma dobbiamo porci dei dubbi, e secondo me i 2 dubbi principali sono: questo potere dello spawn, del summon, è soltanto di Saturn, quindi può farlo solo lui, o sarebbe un potere che hanno tutti? E questa telepatia da che cosa deriva? Mi pongo queste domande perché se fossero poteri di tutti i Gorosei e che possono usare in qualsiasi modo, in qualsiasi zona, secondo me strategicamente
non avrebbe senso per i Gorosei stare tutti a Marijoa, perché ti fai una dislocazione in giro per il mondo nei punti strategici, tanto puoi comunicare, sei comunque forte, e puoi evocare chiunque ovunque, e quindi nei posti giusti, nei momenti giusti, tu potresti attaccare il nemico, e quindi tutte queste questioni di equilibrio diciamo che poco servono, diciamocela tutta. Invece secondo me, se questo non accade, o sono degli stupidi a livello strategico, che ormai potrebbe anche essere, o se no ci potrebbe essere qualcosa di particolare e di vincolante. Un dettaglio o un limite che possiamo prendere in considerazione è il fatto che Saturn, comunque, per andare ad Egghead ha dovuto viaggiare sulla nave. Se avesse voluto o avesse potuto spawnare quando voleva e come voleva da Marijoa lì, non si sarebbe fatto 1 o 2 settimane di viaggio, quindi direi che qualche limitazione comunque c'è. Io penso che questa limitazione sia a livello, diciamo, logistico, quindi in qualche modo Saturn deve essere sul posto per convocare gli altri o autoconvocarsi, diciamo, in breve distanza, e allo stesso tempo secondo me la stanza di Marijoa è fondamentale in qualche modo, o comunque sì, secondo me c'è qualche collegamento. Adesso vi dico la mia sul potere dei Gorosei e su tutto questo concetto. Allora, dal mio punto di vista loro hanno 2 poteri. Uno è derivante dai frutti del diavolo, che potrebbero essere dei yokai modello X, e questi frutti del diavolo sono dei frutti demoniaci molto molto potenti, che loro hanno mangiato quando dopo una battaglia erano in fin di vita. Io mi immagino la classica scena dove arriva, che ne so, un Imu di turno che vede questi cavalieri in fin di vita, che hanno combattuto una battaglia incredibile, e infatti li vediamo con delle cicatrici. Jupiter ce l'ha quasi sotto la gola, quindi sembrava quasi essere decapitato in un certo senso, chissà gli altri dove ce l'hanno. E allora io me ne immagino lì per terra un Imu che arriva e dice: volete sopravvivere? Dovete mangiare questi frutti del diavolo. E questi frutti del diavolo, piano piano, visto che loro li hanno mangiati in una condizione di fin di vita, gli hanno risucchiato l'anima, rendendoli sempre più cattivi. E questa è una cosa molto interessante. Però il loro altro potere è quello dei 5 sensi. Ognuno di loro ha un potere di un senso, quindi la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto e l'udito. E noi vediamo Saturn che quando guarda blocca gli avversari, quindi chissà se potrebbe essere una cosa interessante questa. Questi sono i 2 poteri principali. E poi il discorso della telepatia, il discorso dei summon, io penso che sia una tecnologia dell'antico regno, non penso che sia proprio un potere. Perché dico questo? Pensiamoci noi nella storia. 1000 anni fa, se tu avevi un accendino, probabilmente dicevano che eri un mago, una strega, uno stregone, ok? 100 anni fa, se avessimo mai parlato a qualcuno dei cellulari, ci davano per matti. Perché allora noi non possiamo pensare che l'antico regno aveva delle tecnologie del genere, quindi quella di poter comunicare telepaticamente grazie a una certa stanza, ad esempio, e che allo stesso tempo ci si può teletrasportare da una parte all'altra, basta che fai un certo tipo di portale, un certo tipo di qualcosa? Io non vedo perché non possa essere una roba del genere. Vi dico, mi piacerebbe di più del classico tutti possono fare queste cose, teletrasportarsi, perché sono dei demoni di 1000 anni fa, sono sincero. Ci rimangono 2 domande a cui rispondere. La scelta di Oda di farli arrivare tutti e 5 su Egghead, che impatto potrà avere nella trama in termini di durata? Questa è una cosa molto interessante. Devo dire che sono contento che siano arrivati tutti e 5 in questo senso qua, perché se noi avessimo dovuto vedere Saturn, poi vedere Jupiter, poi vedere l'altro, poi l'altro e poi l'altro, secondo me dovevamo utilizzare troppi spezzoni, troppe saghe, e davvero sarebbe diventata una cosa molto molto lunga, o ci sarebbe stato il rischio che qualcuno di loro non venisse troppo preso in considerazione, e questa cosa non sarebbe stata carina. Invece averli tutti e 5 qua ti fa capire che comunque tu li vuoi trattare in questo momento storico, tu vuoi già farci vedere i loro poteri, vuoi farci già capire qualcosa,
e poi magari li tratterà in futuro, sì, ma tu ci hai già fatto vedere un po' di cose di loro. Questo secondo me che cosa comporta? Comporta un allungamento della trama di Egghead, ma allo stesso tempo un accorciamento della trama stessa di One Piece. Una specie di elastico, no? Dove tiri da una parte, accorci dall'altra, e ci può stare. Come ovviamente il loro arrivo è molto strategico per cosa? Per questi 10 minuti di countdown, ovviamente, se non fossero arrivati, che facevi in 10 minuti lì? Ma farli arrivare tutti e 5 qui comporta un ragionamento strategico e geopolitico. Quale? Marijo è scoperta. Ragazzi, a meno che non ci dicano che in verità sono soltanto delle entità, ma loro stanno ancora lì, ok, ma Marijo è scoperta dei 5 Gorosei, che abbiamo scoperto essere dei combattenti. E chi è che in un'isola vicinissima a Marijoa? Ovviamente i rivoluzionari che stanno a Kamabaka, che sono molto vicini all'isola, ci metterebbero pochissimo ad andare. E tra l'altro, se noi pensiamo che sono stati tutti convocati su Egghead, chi è che può fare il summon di ritorno? O lo può fare Imu, o c'è una tecnologia nella stanza, o se no questi ci devono mettere almeno 10 giorni per ritornare a Marijoa, e quindi Marijoa per 10 giorni è scoperta. E oltre al buon caro Dragon, che forse finalmente farà qualcosa, attaccherà Marijoa, forse, c'è anche un Teach che comunque ha qualche giorno di vantaggio, e anche un tizio che si teletrasporta, e ha anche una tizia, Devon, che ormai ha toccato Saturn. Quindi queste cose sono dei vantaggi che potrebbero portare a spingere tutte e due le fazioni verso Marijoa. Però voi dite, sì, ma chi è che gliela dice sta roba? Nessuno, a meno che durante il messaggio non si aprano, non si accendano le telecamere e mostrino lo scontro proprio dei Egghead, dove si vedono i 5 Gorosei lì, il mondo scopre le loro vere identità, quello che possono fare vogliono fare, e allo stesso tempo vedono Nika, ma chi sta guardando il messaggio dice: ah, Marijoa è scoperta, all'attacco. Chiudiamo il video con gli schieramenti. Allora, dal mio punto di vista non cambia poi molto, e vi spiego, perché comunque noi sappiamo che Tori e Brogy stanno arrivando. Forse Kizaru ormai rimane lì per un po' sulla nave. È vero che ci sono i 5 Gorosei, e se tutti hanno il potere della rigenerazione sarà difficile tirarli giù, ma Luffy non sembra per nulla in difficoltà, quindi magari 2 se li può tenere, Tori e Brogy magari 1 o 2 li possono tenere, e poi magari succederà un qualcosa che porterà magari Zoro ad arrivare, Sanji a tornare, o che ne so, magari una Femnica Bonnie, o comunque qualcosa a livello combattivo potrà succedere. Io spero nell'arrivo di Marco, e voi direte perché? Perché comunque Marco potrebbe essere diretto ad Egghead, perché Bucking gli dice: se non credi alle mie parole, crederai alle parole di Vegapunk, andiamo lì a vedere. Quella arriva lì, si trova Gorosei, si trova la battaglia e non lo aiuta Luffy. Speriamo, vieni Marco, vieni ad Egghead. Io lo vorrei vedere in ogni saga, ovviamente. E poi tutti diranno: e il robottone? Il robottone ci sarà, il robottone attaccherà chi, cosa, come, quando, con quale entità? Non è una risposta scontata, e dal mio punto di vista non cambia molto quello che vi dissi capitoli indietro e mesi, forse anni indietro, perché il concetto sarà sempre quello: creare confusione.